Eh sì, dovevano passare 1 anno, 2 mesi e qualche giorno per arrivare a questo momento. Finalmente oggi il tutorial del top all'americana che sto indossando e che tanto desideravate. Amiche ed amici, ciao a tutti, ben ritrovati su Momis. Io sono Simona e finalmente oggi, dopo più di 1 anno, vi mostro come ho realizzato questo top all'americana. Ovviamente ho realizzato un modello simile, ho cambiato soltanto la tipologia di filato e ho aggiunto qualche dettaglio per renderlo unico e particolare. Parlo proprio delle margheritine all'uncinetto. Per il top che indosso non è necessario giocare con varie decorazioni all'uncinetto o d'altro. Vi consiglio di utilizzare un filato sfumato per avere più o meno lo stesso effetto del top che indosso. Anche quest'anno ho realizzato una taglia M, ho impiegato all'incirca 170 grammi di cotone. Ogni gomitolo era da 50 grammi, più o meno c'erano 125 metri. Vi dico anche il metraggio è molto importante, in questo modo potrete regolarvi meglio con la realizzazione della vostra taglia. Uncinetto di lavorazione per il top 3,5, mentre per i fiorellini il numero 3. Anche qui ho utilizzato del cotone nella variante bianca e nella variante gialla. Poi ho utilizzato anche un elastico che ho fissato sulla parte dietro del mio top, perché il top non deve essere soltanto bello a vedersi, ma deve essere anche pratico e comodo. Insomma, non dobbiamo stare lì ogni 0,2 a tirare su la parte dietro del nostro top, dobbiamo essere libere di muoverci senza preoccuparci appunto che la parte dietro scivoli verso il basso. Poi ho utilizzato anche un bottoncino molto semplice e innocuo che è camuffato in questo caso dal fiorellino, dalla margheritina, ma vedrete tutto nel dettaglio perché vi darò varie opzioni. Quindi sì, eventualmente occorrerà anche un bottoncino, mentre per il top che indosso ho utilizzato semplicemente un bottone bello grande da circa 4-5 cm. Questo è tutto il minimo ed indispensabile che occorre per realizzare questo meraviglioso top, che è davvero semplice. Tra l'altro ci tengo a dire che questo top è la prova che per realizzare un capo all'uncinetto non è necessario avviare una lavorazione con la tecnica del top down, senza cuciture in un unico pezzo. Qui per esempio, e lo vedrete, ho avviato innanzitutto una lavorazione a pannello, che poi in un secondo momento ho trasformato in una lavorazione in tondo, senza mai staccare il filo, tutto in un unico pezzo. Insomma, anche questo tutorial è ricco di tecniche, consigli e trucchetti utili da parte della vostra Momis. Io spero che apprezziate tutto, vi aspetto come sempre giù nei commenti, fatemi sapere cosa ne pensate sia del top, ma so che vi strapiace perché è da 1 anno, 2 mesi e qualche giorno che praticamente in continuazione mi chiedete proprio il tutorial. Però fatemi sapere anche se vi è piaciuta la tecnica di costruzione. Supportami anche con un bel pollice all'insù se questo contenuto ti è stato utile e ti è piaciuto, e mi raccomando condividilo perché potrebbe ritornare utile a tutti gli amici che amano l'uncinetto. A questo punto ti riporto direttamente al tutorial di oggi, quindi sigla! Dunque, si parte esattamente dal collo, quindi andate a misurare la circonferenza del vostro collo e la riportate sulle vostre catenelle iniziali. Io 1 anno fa ho avviato esattamente con questo filato multicolor 30 cm, 31 di catenelle. Anche con questo cotone avvierò gli stessi centimetri perché comunque la mia taglia non è cambiata dopo 1 anno, però visto che sto utilizzando un filato diverso rispetto a quello di 1 anno fa, per arrivare agli stessi centimetri ho avviato 55 catenelle, mentre dall'altra parte, essendo il filato più spesso, ho avviato 50 catenelle. Avviate queste catenelle ho fatto una lavorazione a mezzo punto, ho lavorato 4 righe che corrispondono a 4 centimetri. Farò lo stesso con il nuovo progetto, per cui fatte le 55 catenelle aggiungo una catenella in più, quindi 56, per ritornare indietro. A partire dalla prima catenella vado a lavorare il primo mezzo punto che sostituisco con i 2 punti bassi. Fatto questo, prendo il filo e inizio a lavorare un mezzo punto in ciascuna catenella sottostante. Quindi prendo il filo, entro, 3 asole e chiudo. Prendo il filo, entro nella catenella successiva, 3 asole e chiudo. Continuo in questo modo fino a lavorare tutte le catenelle. Ovviamente mi ritroverò con 55 mezzi punti.
Terminata la prima riga a mezzo punto, si procede per la riga successiva, la numero 2, e per le altre, finché non si raggiungono 4 cm. Io con questo filo non so quante righe sviluppano 4 cm, con l'altro sì, 4 righe, vediamo con questo. Ad ogni modo devo arrivare a 4 cm, sostituisco sempre il primo mezzo punto con i 2 punti bassi e poi procedo lavorando sempre a mezzo punto. Stesso lavoro ripeterò per le righe successive. Bene, anche con questo filato ho fatto 4 righe a mezzo punto. Adesso ci occupiamo della zona décolleté. Qui è semplicissimo, visto che sto utilizzando sempre un filato diverso, mi regolo non tanto con il numero di punti, ma con i centimetri. Sono partita con la mia lavorazione del décolleté dopo 9 centimetri. Quindi cosa faccio? Intanto faccio una catenella, giro il mio lavoro, vado a misurarmi 9 centimetri e vado a segnare con il marker. Ho 15 punti. Vado a contare 15 punti anche da quest'altra parte e vado a segnare con il marker. Andrò a lavorare esattamente su questa zona. Guardate, tutto coincide perfettamente, non importa il filato, non importa il numero di punti, ma importano i centimetri. Questa è un'info utilissima per i principianti. Per continuare la mia lavorazione sulla zona centrale, anziché staccare il filato, cosa faccio? Vado a lavorare i primi 14 punti bassissimi, quindi i primi 9 centimetri. E 14. Bene. A partire dal 15° inizio la mia lavorazione a mezzo punto, quindi entro, sostituisco il primo mezzo punto con i 2 punti bassi, casomai vi spostate con un punto bassissimo e fate le 2 o 3 catenelle e procedo per la zona centrale finché non arrivo al marcapunti. Sono arrivata ovviamente a fine riga al marker, quindi lo tolgo e vado a lavorare l'ultimo mezzo punto, non mi servono più i marker. E intanto questa è la prima riga a mezzo punto. Alterneremo per tutta la zona del décolleté una riga a mezzo punto normale e una riga con aumento sia ad inizio che a fine riga. Infatti iniziamo subito. Facciamo una catenella, giriamo il nostro lavoro, nel primo punto al di sotto farò un mezzo punto sostituito intanto dai 2 punti bassi. 1 e 2. E sempre nello stesso inizio col primo aumento, 2 mezzi punti nello stesso punto. Poi procedo lavorando un mezzo punto in ciascun mezzo punto sottostante. E nell'ultimo ripeto quello che ho fatto all'inizio, un aumento, 2 mezzi punti nello stesso punto, 1 e 2. Procediamo per la riga numero 3. Stavolta riprendiamo quello che abbiamo fatto durante la riga numero 1, un punto singolo in ciascun punto. Terminata la terza riga, catenella, giriamo il nostro lavoro, procediamo per la riga numero 4. Faremo l'aumento ad inizio e fine giro, insomma ve l'ho anticipato prima, bisogna alternare una riga normale e una riga di aumenti. Tutto qui, fino a quanto continuare finché non arriviamo sopra al nostro seno. Quindi in caso di taglia diversa dalla mia, ovviamente andate a fare delle prove, vi dovete trovare sopra il vostro seno. Io lo farò fino a 15 cm come il top già realizzato un anno fa. Ho terminato la zona del décolleté, in totale ho fatto 19 righe che corrispondono esattamente a 15 cm. Adesso per continuare il nostro lavoro dobbiamo andare a misurare la circonferenza del nostro seno e andarla a riportare esattamente sul nostro lavoro avviando un tot catenelle. Quindi la mia circonferenza è 84
84. Il mio lavoro misura 24. 84 meno 24, 60 cm, quindi avvierò 60 cm di catenelle. Stesso ragionamento farete voi per adattare lo schema alla vostra taglia. In totale ho fatto 90 catenelle. Adesso giro il mio lavoro, metto tutte le catenelle sul dritto, mi raccomando, giro leggermente l'altro lato e vado a chiudere il mio lavoro inserendomi nel primo mezzo punto con punto bassissimo. Sto trasformando la mia lavorazione a pannello in una lavorazione in tondo. Continuiamo il nostro lavoro, facciamo una catenella, nel primo punto vado a lavorare 2 punti bassi che sostituiscono il primo mezzo punto e a partire dal secondo punto inizio a lavorare un mezzo punto. Continuo per tutta la parte davanti, ci vediamo direttamente alle catenelle. Lavorata tutta la parte davanti a mezzo punto, continuo sulle catenelle che ho, quindi ne ho avviate 90, farò 90 mezzi punti. Prendo il filo, entro nella prima catenella, prendo il filo e chiudo. Catenella successiva, secondo mezzo punto, terzo mezzo punto e così via. Finché non termino tutto il giro, lavoro l'ultima catenella, vado a chiudere e riparto con il secondo giro. Chiudo con punto bassissimo nel primo mezzo punto, catenella, vado a lavorare il primo mezzo punto con i 2 punti bassi e procedo proprio come vi ho mostrato prima. Fino a quanto procederò? Fino a 29 cm, se calcolo la zona del girocollo e del décolleté invece siamo a 46 cm. Ovviamente la lunghezza è personale, potete farlo più corto, più lungo, a vestitino, insomma potete sbizzarrirvi. Bene, ho terminato tutti i giri, in totale ne ho fatti 26, raggiungendo così 26 cm. Ovviamente se misuriamo tutto il top a partire dal girocollo siamo a 45 cm. Terminato quindi l'ultimo giro, il 26esimo, vado a fare subito dopo aver chiuso una catenella, un punto bassissimo nel punto successivo, una catenella, un punto bassissimo nel successivo e vado a rifinire così tutta la zona inferiore del mio top con la variante del punto gambero, per cui alternerò per tutto il giro un punto bassissimo e una catenella, un punto bassissimo e una catenella finché non lo termino. Terminato il giro con l'ultimo punto bassissimo, si stacca un po' di cotone e con l'aiuto di un ago si chiude in maniera invisibile. Andiamo a rifinire la zona del décolleté, nello stesso tempo realizziamo l'asola e continuiamo. Ho già fatto un cappio e ho inserito l'uncinetto esattamente nell'ultimissima riga che fa parte del décolleté. Prendo il cappio, lo passo attraverso e vado a bloccare con 3 catenelle. Nello stesso punto vado a lavorare o 2 o 3 punti alti, adesso vediamo. 1, 2, ne farei 3. Salto 1-2 righe a mezzo punto, vado nella terza riga, faccio un punto bassissimo e da qui riparto. 1, 2,
3. Nello stesso punto, nella stessa riga, lavoro altri 3 punti alti. Salto 1, 2 righe e a partire dalla terza faccio un punto bassissimo, 3 catenelle e 3 punti alti. 2 e 3. E continuo in questo modo con questa decorazione finché non arrivo all'ultima riga. In totale ho fatto 9 ventaglietti, salto 2 righe e vado nell'ultima, faccio un punto bassissimo, poi sono sulla zona del girocollo, qui andrò a lavorare un punto basso in ciascun punto. Ultimo punto, faccio una catenella e un altro punto nello stesso, faccio un punto basso nella riga successiva, un punto basso nella riga successiva e qui faccio partire delle catenelle, 1, 2, 3, facciamo anche 4, 5, magari 6, che una volta chiuse formeranno un'asola attraverso cui passerà il bottoncino. Quindi faccio un punto basso nella riga successiva e vado a bloccare le mie catenelle. Riga successiva, un altro punto basso, poi sono alla catenella iniziale, qua faccio un punto basso, una catenella, un punto basso nella stessa catenella e continuo lavorando un punto basso in ciascuna catenella sottostante finché non mi riporto dall'altra parte. Tutto bello che è rifinito, sono arrivata alla fine, nel frattempo sono passata all'uncinetto numero 3. Vado a lavorare l'ultimo punto basso, una catenella, un punto basso nello stesso punto, poi ripeto quello che ho fatto prima ma senza fare le catenelle. Un punto basso in ciascuna riga a mezzo punto. Qui andrà cucito ovviamente il bottoncino con la margheritina. Ultimo punto basso. Quindi catenella, un punto basso nello stesso e ripeto quello che ho fatto prima, un punto basso in ciascuna catenella al di sotto. Nell'ultimo punto vado a fare un punto bassissimo e da qui faccio partire 1, 2, 3 catenelle. Nello stesso punto lavoro altri 3 punti alti. Salto 1, 2 righe e nella terza riga vado a fare un punto bassissimo più 3 catenelle, nello stesso punto 3 punti alti e ripeto i ventaglietti che ho fatto prima sull'altro lato finché non termino tutta la riga. Ho rifinito anche l'altro lato, anche qui ho fatto 9 ventagli, ho fatto un punto bassissimo nella stessa riga da cui sono partita poco fa. Adesso possiamo anche rifinire questa zona, quindi la parte dietro, e nello stesso tempo andarci a lavorare un pezzo di elastico. Io ho tagliato un elastico che corrisponde ai centimetri della parte dietro. Passo nuovamente all'uncinetto 3 e in maniera davvero semplice inizio a lavorare un punto basso in ciascuna catenella iniziale. Nello stesso tempo mi lavoro anche l'elastico, lo metto dietro, prendo il filo e inizio a lavorare un punto basso. Se abbiamo paura che l'elastico scappi, possiamo prendere una mollettina di modo che non passi. Intanto vado a lavorare un punto basso in ciascun punto sottostante o comunque catenella, abbiamo delle catenelle al di sotto.
e continuo in questo modo finché non termino il giro. Ovviamente l'elastico è meno lungo rispetto alla zona dietro. Man mano che lavorate, tirate l'elastico, vedrete che il vostro lavoro si arriccia, è normale. Se non vi sentite sicuri con la molletta perché avete paura che prima o poi si stacchi, prendete ago e filo per cucire e fissate fin da subito l'elastico alla lavorazione all'uncinetto. Lavoro l'ultimo punto basso nell'ultima catenella. Ok, poi vado a fare un punto bassissimo dove ho fatto il primo ventaglietto e chiudo così il mio giro. Quindi stacco un po' di filo che andrò a nascondere, bloccare ovviamente, e qui come notate ho l'elastico che mi sono portata fino alla fine e qui, come vi dicevo prima, si è arricciato il mio lavoro. Basta distenderlo un attimino con le mani. Qui ho bloccato con un nodino, vi faccio vedere dall'altra parte come fare. Vado a prendere 2 punti del ventaglietto, prendo l'elastico, lo faccio passare attraverso, vado a bloccare con un nodo così, come per fare un cappio, e stringo un po'. Ora questo eccesso lo possiamo benissimo andare a cucire con ago e filo come vi dicevo prima e nascondere tutto. Per le margheritine utilizzerò ovviamente del cotone in giallo e del cotone in bianco e lascio un po' di filo in eccesso. Vado a fare un anello magico e lavoro il tutto con l'uncinetto 3,5. Vado a bloccare con una catenella. All'interno lavoro intanto 6 punti bassi. E 6, tiro l'anello e chiudo il cerchio. Intanto mi inserisco nel primo punto basso di 6 e prendo la seconda colorazione che porto sull'uncinetto e faccio passare attraverso il primo punto basso e attraverso la catenella e inizio a lavorare 3 catenelle. 1, 2, 3. Prendo il filo nello stesso punto dove ho chiuso, vado a fare un punto alto chiuso a metà, quindi prendo il filo e chiudo soltanto le prime 2 asole. Riprendo il filo, entro sempre nello stesso punto, lo riprendo, prendo il filo e chiudo le prime 2 asole solo a metà. Quando mi ritrovo con 3 asole sull'uncinetto, riprendo il filo e chiudo tutto. 3 catenelle, vado alla base e blocco con un punto bassissimo. Mi sposto nel punto successivo, lavoro un punto bassissimo, 3 catenelle, prendo il filo, vado alla base, prendo il filo e chiudo le prime 2 asole e me ne rimangono 2. Ripeto, chiudo le prime 2, 3 asole e chiudo. 3 catenelle, vado alla base, blocco con un punto bassissimo. Secondo petalo realizzato. Magari metto uno sfondo al di sotto così riuscite a vedere meglio. Ripetiamo per l'ultima volta insieme, quindi punto bassissimo. 1, 2, 3. Prendo il filo, vado alla base, chiudo le prime 2 asole, riprendo il filo, entro, chiudo le prime 2, 3 asole, chiudo tutto. 3 catenelle, vado alla base, chiudo punto bassissimo e i miei 3 petali sono completi. Ripeto per gli altri 1, 2, 3 punti che mi rimangono finché non formo altri 3 petali per un totale di 6. Ultimo petalo, chiudo tutto, 3 catenelle e blocco con un punto bassissimo alla base. Stacco un po' di bianco, stacco anche il giallo, mi aiuto con un ago, blocco tutto, perfetto. Faccio qualche nodino giusto per bloccare. Ho fatto un totale di 8 margherite.
Questa adesso l'applicheremo insieme esattamente sull'altra estremità del girocollo, perché dall'altra parte abbiamo l'asola. Prendo un ago bello sottile, giusto che passi attraverso le asole che ho sul bottone, e intanto vado a fissarmi i filati della mia margherita dei 4 fori del bottoncino. Ok, bene, molto bene, esattamente così. Ora andrei a fissare direttamente il tutto qui. Guardate che bella idea, quindi potete utilizzare ciò che volete. Io avrei potuto utilizzare anche questo, però vi sto dando un'alternativa, un'idea per sfruttare comunque i filati e per realizzare un bottoncino direttamente all'uncinetto. Mi raccomando, fissate per bene la margheritina, il bottoncino e tutto. Una volta fatto questo possiamo fare una prova. Faccio passare prima un petalo. Perfetto, una volta che mi sono accertata di questo, posso andare a bloccare i fili in eccesso e a tagliare tutto e il nostro top è pronto. Amiche ed amici, rieccoci qui, siamo giunti al termine anche di questo video tutorial, spero che il progetto, le tecniche utilizzate vi siano piaciute. Fatemi sapere la vostra tramite un commento, supporta questo video con un like e con la condivisione e mi raccomando, se sei passato qui per caso e mi guardi per la prima volta, ti piaccio, i miei contenuti ti piacciono, iscriviti al canale e attiva la campanellina personalizzandola su tutte. In questo modo ogni qualvolta un nuovo contenuto è online qui sul nostro canale sarai prontamente avvisato. Mi raccomando, seguimi anche sui social. A questo punto ti do l'appuntamento ormai alla prossima settimana con un nuovo video tutorial che sarà un'altra chicchina, mi raccomando, imperdibile. Grazie per aver scelto anche quest'oggi di stare in compagnia di Momi. Alla prossima, un bacino a tutti!